Bentornati sul canale Amico Orologiaio, nuova revisione. Questa volta abbiamo a che fare con un Omega calibro 601 carica manuale. Buona visione. Partiamo con questa nuova revisione. Questa volta abbiamo a che fare con un Omega carica manuale anni 70 più o meno, che ha bisogno di una bella revisione. Come avete visto, il vetro non è messo molto bene. Cominciamo con rimuovere la lunetta. Questo orologio non ha il fondello a scatto, è una cassa monoblocco, per cui viene via dall'alto. Tiriamo via il vetro con la lunetta, spostiamo la reggia di qualche grado per disimpegnare le bride ferma movimento. La corona è a strappo. Eccola, l'abbiamo disimpegnata. Si chiama corona a strappo oppure tige a baionetta. Facciamo rientrare il moncone della tige che è rimasto all'interno del movimento, perché sennò non esce il movimento dalla cassa. Spostiamo le lancette con l'ausilio della sua corona e rimuoviamo le lancette con il presto e le depositiamo nella sua scatoletta, in una scatoletta, in un contenitore. Allentiamo le viti dei piedini. E con molta delicatezza facciamo uscire il quadrante dal movimento. Ecco fatto. Mettiamo la ruota delle ore a lavare, sempre con il presto togliamo anche il pignone calzante e o chaussée. Posizionato il movimento sul portamovimento, cominciamo a smontarlo. Ponte del pignone secondi centro. Il pignone secondi centro conviene pulirlo col rodico, perché è un pignoncino molto sottile, molto delicato e uscirebbe certamente dalla griglia della lavatrice, per cui conviene lavarlo a parte. Scaricata la molla, svitato la vite della ruota di carica, cominciamo a allentare le viti del ponte del bariletto. Allentiamo anche le viti dell'altro ponte. Uno. È già staccato anche l'altro, meno male. E 2. Adesso togliamo le varie ruote. La ruota media, la ruota centro, ruota secondi, ruota scappamento. Bariletto. Apriamolo, che così laviamo anche la molla. Preparato tutto all'interno del cestello, lavaggio. Andiamo a riprenderlo dal lavaggio. Proseguiamo con lo smontaggio del bilanciere dell'ancorino. Notare come cambia colore le platine dopo il lavaggio. Diventano belle lucide, linde, pulite.
Tolto il ponte del bilanciere con il bilanciere, adesso togliamo anche l'ancorino. Questo ponte faceva un po' fatica a venire via. Allora piano piano con il cacciavite ben affilato si va a scalzare dai prigionieri, facendo molta attenzione perché questi perni di questi orologi da polso sono veramente molto piccoli e romperli ci vuole veramente poco. Ecco fatto. Cominciamo a mettere un po' di grasso all'interno della molla, qualche goccino che poi ci penserà lei durante il suo funzionamento a distribuirselo omogeneamente all'interno del bariletto. Coperchio. Una volta chiuso e lubrificato anche l'albero del bariletto, tutto quanto, si rimette in posizione, rimettiamo la ruota di scappamento, questa è la ruota dei secondi, la ruota centro, e questa è la ruota media. Adesso vado a prendere il ponte del bariletto, metto già un po' di grasso nella sede dell'albero del bariletto e della ruota centro. Piccolo problema, c'è la ruota media che dà fastidio, per cui andiamo a togliere nuovamente la ruota media, perché avendo il pignone secondicentro la ruota media va ad ingranare con il pignone secondicentro, per cui passa sopra il ponte del bariletto. Adesso vado a rimettere la ruota media, e a questo punto mettiamo anche il secondo ponte. Solito discorso, per cui mettiamo le viti appena puntate e prima di stringerle a fondo bisogna sincerarsi che i perni siano all'interno delle loro sedi. Viti appena puntate senza stringerle. Posizioniamo le ruote finché i perni entrano all'interno delle loro sedi. Una volta fatto questo si possono stringere a fondo le viti. Ruota di carica. Con la sua vite. Ancorino.
Anche qui con l'aiuto del tastatore e della pinzetta andiamo a far combaciare il perno col foro della pietra. Adesso mettiamo il bilanciere. Smontiamo il castone dell'Inca e andiamo a lubrificare la contropietra dopo averla chiaramente pulita. E uno è fatto. Adesso giriamo il movimento, andiamo a fare anche l'altra. Dall'altra parte non abbiamo la molletta Incablock, ma abbiamo una molletta anti-shock che è trattenuta da una vite. Teniamo ferma la contropietra, goccino d'olio. Se non tenessimo con la pinzetta ferma la contropietra rimarrebbe attaccata all'oliatore. Rimettiamo in posizione il castone, pietra contro pietra, andiamo a prendere la molletta anti-shock, mettiamo in posizione, vitina, togliamo la copribascola per andare a lubrificare bene tutte le varie parti, il gioco carica soprattutto. Rimetto in posizione la chaussée. Dopo aver lubrificato tutte le varie parti rimontiamo anche le routine, per cui ruota dei minuti, rinvio della ruota dei minuti, bascola, tiretto, copribascola, gioco carica e rimettiamo le sue viti. Ecco, questo qui è il famoso pignone secondi centro, gli diamo una bella pulita con il rodico. Lubrifichiamo la molletta di frizione del pignone secondicentro e un po' di olio anche all'interno del canottino, perché lì quello lì è un punto abbastanza delicato. Se dovesse entrare un po' di umidità nell'orologio, chissà perché va sempre a finire dentro lì e blocca istantaneamente l'orologio. Ponte del pignone secondicentro.
Già che ci siamo, diamo anche una pulita all'interno del quadrante, nel caso ci fossero dei residui, sempre meglio dare una passatina. Rimettiamo anche la ruota delle ore. Quadrante in posizione, con un pezzettino di carta, con una vellina di carta lo tratteniamo e andiamo a stringere le viti dei piedini. Abbiamo messo la data della revisione, rimetto in cassa il movimento, dopo aver spostato la ghieretta che mi trattiene in posizione il movimento, vado a rimettere anche la corona. Lì quando si rimette la corona bisogna girarla finché si sente che va a combaciare il taglio con l'innesto della ticcia baionetta. Posizionata la lancetta delle ore, andiamo a premere. Qui in questo caso, non essendoci il datario, anche se non è perfettamente a mezzanotte, va bene lo stesso. Bisogna mettere ben allineate quando sono entrambe le lancette, quello sì, perché sennò sta male poi quando l'orologio va a vedere le lancette disallineate. A parte che sta male, diventa difficile anche la lettura dell'ora. Messe le lancette, rimettiamo il vetro con l'ausilio della potenza, in questo caso un vetro nuovo, originale. Posizionato il vetro, rimessa la lunetta, l'orologio è così terminato. Omega di Ville anni 70, revisionato, adesso una leggera lucidatura alla cassa e insomma il cliente se lo potrà godere per i prossimi anni. Anche questo video è terminato. Se il video vi è piaciuto, come al solito cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale e ricordatevi di spuntare la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti. Ciao, al prossimo video!